Esiste un luogo dove accadono cose strabilianti, un luogo ricolmo di incanto e terrore, di fantastiche creature, di storie incredibili, di stupore e meraviglie. Quello strano luogo è il nostro universo. Io sono Ivan Censi e questo è Bizzarro Bazzaro. Pietro il Grande, zar e imperatore di Russia, era un personaggio enigmatico, anticonvenzionale e aveva una passione per tutto ciò che è deforme. Fin da quando nel 1697 aveva ammirato le famose collezioni anatomiche di Friedrich Ruisch, aveva deciso di costruire una propria Camera delle Meraviglie, che avrebbe ospitato tutte le forme più curiose e impensabili partorite dalla natura. Una sorta di teatro del mondo, di grandioso museo di filosofia naturale e di conoscenza universale. La sua Kunstkamera, un enorme Wunderkammer che conteneva collezioni che lo zar aveva acquistato dallo stesso Ruisch, da Albertus Seba e da numerosi altri naturalisti e anatomisti, fu completata nel 1727. Vi trovavano posto innumerevoli esemplari di feti deformi, umani e animali, e tutto un campionario variegato di rari reperti naturali e di preparazioni anatomiche. Ad un certo punto Pietro il Grande promulgò addirittura un editto richiedendo alla popolazione di spedire al museo ogni feto malformato da qualsiasi parte della Russia, affinché entrasse a far parte della sua collezione. Ma la sua passione per le curiosità umane si esprimeva soprattutto nei confronti delle persone affette da acondroplasia. All'epoca i nani erano presenti in tutte le corti europee, dove erano impiegati come giullari o come semplici oggetti di scherno e di divertimento. Il loro compito era di stupire e intrattenere gli ospiti, per esempio saltando fuori, spesso nudi, dalle torte appena portate in tavola, o danzando sui deschi, cavalcando minuscoli pony e altre trovate simili. Spesso queste persone non avevano scelta, non potevano certo rifiutarsi se venivano selezionate per servire un re o uno zar, ma forse questa vita, per quanto avvilente, era preferibile a quella infinitamente più impietosa e feroce che attendeva una persona nana al di fuori delle mura di corte. C'è da dire poi che alcuni dei signorotti che si accompagnavano con persone nane alle loro dipendenze finivano per diventare dei veri amici e protettori. Per esempio pare che Tycho Brahe, il famoso astronomo, non si separasse mai dal suo nano di fiducia, divenuto una sorta di consigliere. Pietro il Grande, che detto per inciso misurava più o meno 2 metri d'altezza, teneva un seguito permanente di persone nane nella sua corte e spesso le sfruttava per organizzare stravaganti intrattenimenti e feste sontuose. Anche lui aveva un suo nano favorito, il suo fedele servitore Jakим Volkov. Nel 1710 la nipote di Pietro, Anna, sposò Federico Guglielmo Kettler. La cerimonia fu un evento grandioso che andò avanti per giorni tra festeggiamenti, fuochi d'artificio e altri intrattenimenti. Mentre le nozze di Anna e Federico volgevano al termine, Pietro decise di organizzare un finto matrimonio parallelo come ulteriore intrattenimento per gli ospiti. Lo zar diede istruzioni al suo assistente Fyodor Romodanovsky di raccogliere tutti i nani residenti a Mosca e mandarli a San Pietroburgo. I possessori dei nani avrebbero dovuto vestirli a festa, con capi pregiati alla moda occidentale, riempiendoli di gioielli d'oro e parrucche da gran signori. Il giorno del sontuoso matrimonio, il corteo nuziale era formato da una 70 di nani in abiti e paramenti nobiliari, arrivati a San Pietroburgo su una carovana di pony. La cerimonia fu seguita da tutte le persone di normale statura, tra risatine strozzate, colpi di gomito e sguardi increduli. Ma un serissimo zar in persona celebrò le nozze e pose delicatamente sul capo della piccola sposa la corona di fiori. Una volta giunti al banchetto nel palazzo Menshikov,
I nani vennero fatti accomodare ad alcuni tavoli in miniatura al centro della stanza, mentre tutte le altre tavolate erano disposte intorno a formare un cerchio. Secondo i resoconti dell'epoca, le risate accompagnarono l'intera cena, mentre i nani si ubriacavano o cominciavano delle piccole risse, e i nobili incitavano i piccoli convitati a ballare al solo fine di deriderli per la loro poca grazia. Tutto questo ci sembra senz'altro crudele, ma forse le vittime dello spietato scherzo di Pietro il Grande non erano davvero i nani invitati a questo matrimonio parodistico. Bisogna ricordare che lo zar aveva viaggiato per tutte le corti più raffinate d'Europa e aveva cercato di modernizzare il suo impero per renderlo più consono e più conforme, almeno nelle intenzioni, alla progredita civilizzazione occidentale. E poi con la sua Camera delle Meraviglie si era adoperato per combattere l'idea antiquata che le anomalie fisiche fossero mostruose o spaventose. Ai suoi occhi erano degli sfortunati accidenti di natura e uno spirito illuminato doveva riconoscerli come tali e non per forza riderne o esserne spaventato. Allora perché organizzare un evento simile? Al di là del puro intrattenimento, che certamente avrà avuto la sua parte, secondo alcuni storici questa cerimonia, un po' come tutti gli spettacoli farseschi che Pietro amava organizzare, mostrava un sostrato simbolico di cui in pochi si rendevano conto. Era uno sberleffo in piena regola, ma non tanto rivolto contro le persone di bassa statura, quanto piuttosto contro la sua stessa corte di nobili. Pietro stava mettendo in scena uno specchio deformante, una caricatura vivente dei suoi ospiti di statura normale. Guardatevi, sembrava dire quel grottesco matrimonio. Siete dei lord e delle dame in miniatura, imbellettati e avvolti in raffinati abiti che però vi sono poco familiari. Le vostre casate sono ancora costituite da piccoli zotici che giocano a fare i grandi, gli adulti, e non vi accorgete che l'Europa ride di voi. Che questa lettura sia plausibile oppure no, resta il fatto che il matrimonio dei nani causò un certo scalpore e attirò anche diverse critiche allo zar, perfino in un'epoca in cui di politicamente corretto non si era ancora sentito parlare. Ogni museo ha le sue star, le sue piccole celebrità, nel vostro caso è questo Capodoglio. Qual è la sua storia? Sì, hai ragione, questo è uno dei simboli del nostro museo, se non il simbolo del nostro museo. È un cucciolo di Capodoglio che si è spiaggiato nel 1938 nelle spiagge di Marzocco di Senigallia. Un imprenditore ittico locale lo ha caricato su un camion e lo ha fatto diventare un fenomeno da baraccone. È partito alla volta del nord Italia e per diversi giorni si è fermato nelle piazze di alcune città e dietro pagamento mostrava il mostro marino alla cittadinanza. Quando è arrivato a Reggio Emilia erano ormai passati 9 giorni, l'animale cominciava a dare segni di putrefazione, ovviamente, anche perché non c'erano le modalità di conservazione di oggi, e nonostante comunque suscitasse molto interesse nella cittadinanza, qualcuno cominciava a lamentarsi dell'odore che si sentiva. Intuizione dell'allora preparatore dei musei civici, il cavaliere Socrate Gambetti, fu di convincere l'amministrazione pubblica a occuparsene e ad acquisire il reperto. Cominciò una grande avventura di preparazione dell'esemplare che durò circa 6 mesi nei locali del cittadino macello comunale, dove una squadra di operai del macello fu incaricata di seguire le direttive del preparatore dei musei e riuscirono quindi a produrre una tassidermia, una preparazione del capodoglio. In realtà la coda e la testa in parte erano già andate in putrefazione, quindi vennero ricostruite parzialmente, però per buona parte il corpo dell'animale è originale. Sicuramente è rivestito da una spessa patina di materiali catramosi come asfalto, anche si dice, e pece, che hanno consentito la preparazione non sicuramente facile. E vennero delle delegazioni dall'Europa per vedere il risultato finale, perché comunque allora di capodogli imbalsamati non se ne sentivano parlare, e per la verità anche al giorno d'oggi di capodogli imbalsamati noi non ne siamo a conoscenza.
Il 15 gennaio 1919 era cominciato come una mattina qualunque nel North End, il quartiere italiano di Boston, quando verso mezzogiorno si udì un forte brontolio e la terra tremò come se stesse passando un treno. Di colpo il giorno sprofondò nelle tenebre. Un'onda scura e viscosa, alta 8 metri, che viaggiava a 60 km/h, sommerse l'area come un enorme tsunami, polverizzando con il suo incredibile peso l'intero fronte del porto e quasi 1 chilometro di strada all'interno del quartiere. Radendo al suolo le case e gli edifici, spazzando via persone e veicoli, piegando perfino le fondamenta della ferrovia sopraelevata, la marea nera lasciò dietro di sé un'area completamente devastata. La massa appiccicosa, secondo un rapporto dell'epoca, era alta fino al petto, copriva la strada vorticando ed emettendo bolle attorno alle macerie. Qua e là si poteva vedere una forma indistinta che lottava. Se fosse un animale o un essere umano era impossibile a dirsi. I cavalli morivano come le mosche sulla carta moschicida. Più si dibattevano, più venivano inghiottiti nella poltiglia. Gli esseri umani, uomini e donne, soffrivano la stessa sorte. Quell'inaspettata, letale onda distruttrice era costituita da 9 milioni di litri di melassa. La melassa è un liquido scuro, denso e dolcissimo che viene ottenuto dallo zucchero per centrifugazione. All'epoca era il dolcificante più usato in tutti gli Stati Uniti. Il muro di melassa che si era abbattuto sul North End proveniva dalla fabbrica della Purity Distilling Company, e più precisamente da un enorme serbatoio in acciaio alto 15 metri e contenente 8.700 metri cubi di materia prima. Il serbatoio era stato innalzato in fretta e furia per approfittare di un imponente carico di melassa proveniente dai Caraibi, senza un vero e proprio permesso e senza che fosse stato eseguito alcun test strutturale. Tutto il quartiere sapeva che la cisterna perdeva da anni, tanto che alcuni tra gli abitanti più poveri della zona raccoglievano la melassa che sgocciolava dalle giunture per usarla in cucina. Ma quel giorno di gennaio non si era trattato di una semplice perdita. Il gigantesco serbatoio era letteralmente esploso, forse perché il rapido innalzarsi delle temperature nei giorni precedenti aveva dato avvio a una forte fermentazione all'interno. Fatto sta che la cisterna si disintegrò di colpo, in una nuvola di frammenti di metallo sparati in ogni direzione come proiettili, e la valanga di melassa invase il quartiere. Il bilancio finale delle vittime fu di 21 morti e 150 feriti. Per ripulire il quartiere ci vollero 2 settimane e l'area del porto restò colorata di marrone fino all'estate. Il folklore locale vuole che durante le estati più torride si possa ancora sentire espandersi nell'aria il dolciastro aroma della melassa, come se la tragedia avesse per sempre impregnato le fondamenta delle case e delle strade. Se avete gradito questo episodio, ricordatevi di mettere un like, iscrivervi al canale e condividere il nostro lavoro con chi ha bisogno di un po' di meraviglia. Arrivederci alla prossima puntata.